Amici di Moto.it, ciao a tutti per una comparativa molto importante dedicata alle novità Max Enduro ma fino a 1000 del 2019. Siamo con Nico Cereghini, ciao Nico, ciao Maurizio Gissi. Ciao a tutti. Ciao. E Nico, iniziamo con la tua novità molto importante. La V85 TT della Moto Guzzi. La Guzzi rientra nel settore delle Max Enduro, lo fa in un modo tutto originale, è l'unica ad avere la ruota anteriore da 19 pollici, l'unica ad avere il cardano, l'albero per la trasmissione finale, larga autonomia, moto tutta nuova e che costa poco, benché sia molto ben attrezzata. Ah però, poi abbiamo la KTM 790 Adventure, avete visto benissimo in Marocco la versione R con le sospensioni a lunga escursione, il cupolino basso, però la vera Max Enduro della KTM per viaggiare secondo noi è la 790 Adventure, perché comunque è una vera endurona stradale al 21 pollici anteriore, cerchia raggi ma tubeless e sella su due posizioni per viaggiare comodi. Ma attenzione, questa moto 799 cc ha un sacco di cavalli. E poi la terza, Gix? Beh, abbiamo, caro Andrea, la GS 850 Adventure di BMW, novità 2019, che chiaramente cambia totalmente rispetto alla vecchia Adventure 800 e prende le mosse da GS 750 e 850 presentate nel 2018. Ma adesso io direi andiamo a provarci sul misto prima di iniziare tutta la chiacchierata. Vai con la GoPro, Nico! Bravo Gix! Damn! Ed eccoci finalmente nel misto, caro Andrea. Allora, posizione di guida è molto bella, molto approcciabile perché la sella non è assolutamente alta, buona piega del manubrio, il serbatoio col fatto che scende molto lateralmente qui è stretto tra le ginocchia, quindi questo dà una bella confidenza. La prima cosa che si avverte nel misto è che questa moto è effettivamente molto leggera, direi che fra le tre è la più leggera da guidare e nello stretto è quella che si apprezza di più, sia perché pesa meno e poi anche perché il baricentro è più basso. La reattività dell'avantreno non dico che arriva a livello della vecchia Supermotard KTM, però non direste che avete a che fare con una ruota da 21 pollici perché ha una buona maneggevolezza, è una moto bella reattiva sia all'apertura dell'acceleratore che nelle sospensioni che hanno, quando per esempio adesso vedete, se io do una bella pinzatina vedete come va giù repentinamente la forcella, quindi questo aiuta senz'altro l'ingresso nello stretto perché vi migliora la maneggevolezza, però dovete anche abituarvi appunto con delle reazioni un po' vivaci, molto da KTM per così dire, però è una moto adrenalinica, divertente nel misto e ripeto non vi dà nemmeno l'idea di avere un 21 anteriore, da tanto l'appoggio è sincero e ben bilanciato. Il motore che ha un imbielleggio a 75 gradi ha un suono che ricorda un V di buona sostanza. Allora vedete che gira in basso, diciamo che adesso mettiamo una sesta, guardate se si scendete a meno di 2000 giri strappa, sentite, quinta, quindi siamo a 2000, la ripresa a questo punto diventa pulita e vedete che non è che manchi energia. Ovviamente è un motore molto divertente da usare ai medi in su, no? Adesso sentiamo un pochino come canta. Qui abbiamo un ABS con funzione cornering e anche il controllo di trazione funziona in base all'angolo di inclinazione in curva. Frenata progressiva, potente, non molto modulabile all'inizio, ma poi sicuramente progressiva. Vi dico, all'inizio addirittura tende a essere un filino brusca. Le sospensioni 200 mm di escursione sono veramente la corsa giusta per saltare sui dossi che trovate nelle strade statali e appenniniche. La risposta del posteriore tra l'altro sulle buche non è mai brusca. Nel misto più veloce comunque la moto rimane molto stabile e addirittura il fatto di allungare il motore, quindi farlo frullare in alto, rende la guida ancora più piacevole. E con questo è tutto. Andrea, ti ripasso il tuo commento, vai! Ragazzi, ed eccoci con la BMW F850 GS Adventure, che c'entra pochissimo con le altre novità sotto i 1000 del 2019, ma è sicuramente una delle moto più interessanti nel panorama fino a 1000 delle Max Enduro. Ha tantissima protezione per le gambe, anche per le mani e le braccia del pilota. Questa versione rally ha un cupolino piccolino che però lascia un'ottima visuale su queste strade. Nel misto, ovviamente in autostrada ripara meno rispetto all'Adventure standard, ma
il controllo della moto sulle strade tutte curve è davvero una qualità che si apprezza tanto. Moto con sospensioni a lunga escursione per fare il fuoristrada, la forcella non regolabile, dietro invece ho l'ESA optional, ma il comportamento del misto non deve farvi pensare a un'endurona troppo flaccida. Adesso vi faccio vedere anche una frenata da 80 all'ora, guardate, la forcella s'accuccia nella prima parte, però poi c'è un ottimo controllo, avete visto che comunque è assolutamente governabile. Adesso ripartiamo, cambio elettronico, a salire e a scendere di marcia, che ci porta in un attimo oltre i limiti, quindi bisogna stare veramente all'occhio, perché i 95 cavalli della GS 850 Adventure si sentono davvero tanto, sia in basso, perché il motore, guardate che erogazione ha, lo metto adesso in sesta a 2000 giri e riprende senza uno strappo. Ovviamente siamo in salita, in sesta non è rapidissimo, però non strappa, è perfetto nella guida in suplex, ma poi scalo un po' di marce, passo la seconda in questo tornante e guardate quanto spinge anche in alto. È un motore sportivo, poi è un motore che vi ha fatto tantissimo discutere nei commenti perché è costruito in Cina, ma vi ricordo che è assolutamente un progetto di BMW, studiato, sviluppato, collaudato da BMW, che poi ha scelto di farlo costruire da un partner asiatico. Però si vede che il carattere a livello proprio di comportamento sportivo e quindi di studi di fluidodinamica è un signor motore, va veramente molto bene. Scarico a Krapovic da un gran bel sound e guardate adesso nel misto come si comporta. Delle sospensioni vi ho già detto, la frenata Brembo è molto potente e modulabile, è un ottimo impianto, l'ABS non interviene praticamente mai. Abbiamo poi ovviamente i controlli di trazione, i riding mode, adesso sono su Dynamic e guardate se non sembra una moto sportiva. Siamo seduti molto in alto, questo è un limite nella guida in città, unito anche al peso abbastanza elevato. È una moto sicuramente più impegnativa da gestire nello stretto e nel traffico rispetto alla Moto Guzzi e alla KTM, però poi in viaggio dà delle soddisfazioni perché si è proprio inseriti su una motona molto molto comoda. Vedete un altro inserimento, tra l'altro la sella della Rally si sta rivelando molto comoda anche per il pilota. Adesso faccio delle curve a andatura più tranquilla, guardate anche sullo sconnesso c'è un'ottima risposta delle sospensioni, forse sull'asfalto rovinato sono quelle più comode nell'ambito di questa comparativa delle novità fino a 1000 del 2019. Motore molto reattivo e guardate quanto a lungo ha. L'ergonomia è diversa rispetto alla KTM, dove si è seduti sopra la moto con un'impostazione molto enduristica. Su questa BMW si è inseriti maggiormente dentro la moto rispetto alla KTM, c'è una migliore protezione, magari si carica un po' meno l'avantreno, però il comfort è di altissimo livello in viaggio. La GS 850 vi permette veramente di coprire lunghe distanze anche in autostrada o sui percorsi come questo di montagna con veramente pochissima stanchezza e affaticamento. E adesso vediamo la prossima moto del nostro test. E cominciamo dal misto, un bel misto aperto, ben pavimentato, dove le nostre tre motorette si divertono. A me è toccata la Guzzi, sono contento perché poi alla fine è quella più proporzionata per le mie misure, perché è la meno spinta delle tre, è più piccolina, le pedane sono un po' più basse, ma l'assetto è molto comodo. Allora partiamo dal comfort. Sella ottima, posizione promossa, tutto molto bene. Ecco, le pedane sono, appunto dicevo, per l'abitabilità e il comfort, sono un po' bassine, per cui sono anche le prime a toccare quando si piega forte, però stiamo parlando di un modo di guidare che non è il più comune. Ciclistica, allora la forcella ottima, trovo molto buono, inserimenti precisi, anche sulle buche si comporta bene, sugli avvallamenti.
incassa bene e resta sempre molto precisa davanti. Dietro invece qualche volta è un po' secca, però sarebbe un po' da lavorare, magari si può regolare diversamente. Frenata c'è, buona, è bella perché c'è potenza, ma soprattutto è bella pastosa, un bel comando decisamente facile e potente. Motore va, è il meno potente dei tre, discretamente elastico. Ecco, mi aspettavo forse un pochino più di allungo, tende un po' a morire presto e quindi vai a usare il cambio più spesso di quanto crederesti, e il cambio quando guidi con piglio sportivo è preciso, anche se la corsa è un po' lunghina, non è un cambio velocissimo quello della Guzzi, però è preciso e anche silenzioso. Quando guidi appunto butti dentro le marce tirando i giri. Invece curiosamente proprio nell'uso più turistico qualche volta tende a impuntarsi, e questo un po' mi stupisce perché non è proprio così tipico della Guzzi. E allora siamo rientrati dal misto, eccoci qui, adesso raccontiamo le moto una per uno. Comincio io, ragazzi? Vai! V85 TT della Moto Guzzi. Dopo l'uscita di produzione della Stelvio, questa è l'unica Maxi Enduro di Mandello, però è a modo suo, cioè è a metà tra una GS e una Scrambler. Enduro Classic la chiamano, ruota da 19 davanti e non da 21, larga autonomia, un bel comfort, l'albero per la trasmissione finale che è un bel attu. È molto ben finita, direi, nel complesso, è ben equipaggiata, schermo TFT anche se è un po' piccolo, 3 mappature, ride-by-wire naturalmente, ha l'ABS, il controllo di trazione regolabili, poi le leve sul manubrio regolabili, i comandi a pedale in alluminio, 23 litri nel serbatoio, la sella è a 83 cm dal suolo, però ci sono due sedute optional, 81 oppure 85, non guardarmi con quella faccia lì, è vero, ci sono. Portapacchi di tubolare con la possibilità di attaccare le borse con le staffe apposite, telaio d'acciaio e invece il forcellone d'alluminio. Allora la ciclistica, il telaio è tutto nuovo, davanti abbiamo forcella Kayaba rovesciata da 41, 170 mm di corsa, regolabile sia nel precarico che in estensione, così come l'ammortizzatore posteriore che è sulla destra insieme all'albero, mentre lo scarico qui è a sinistra. La moto pesa 208 kg a secco. Impianto Brembo, un bel impiantino davanti, due dischi flottanti da 320 con pinze d'attacco radiale, 4 pistoncini. Dietro il disco da 2,60. Ho detto tutto? Sì. Tocca a te. KTM 790 Adventure, questa è una Maxi Enduro classica col 21 pollici, cerchiaraggi come dicevamo prima, però attenzione, è una nuova filosofia di Maxi Enduro perché ha tanta potenza, 95 cavalli a 9000 giri con il suo piccolo motore bicilindrico parallelo fronte marcia, ma con un peso pazzesco, perché parliamo, caro Nico e Gix, di 189 kg a secco che diventano circa 210 con il pieno, e il pieno è un'altra cosa che ha fatto discutere tantissimo i lettori nei commenti, è contenuto qua dentro nel serbatoio che parte da qua, e guardate fin dove scende con questa cover in plastica, 20 litri contenuti qua dentro. Questo non è un vezzo estetico di Kiska design, è proprio una scelta che è maturata nelle competizioni della Dakar, dove la benzina si tiene in basso per tenere basso proprio il baricentro. E secondo te è robusto, Nico? Non lo so, mi pare di ricordare che ci sei finito catapultato. L'ho testato per voi, è robustissimo, la mia testa meno, però il serbatoio è davvero robusto. Poi, proseguendo nella vista e nella dotazione, posso dirvi che ci sono i fari LED, la strumentazione TFT un po' più grande rispetto alla V85 TT, freni con una marca un po' particolare per noi italiani perché è la J1, che non è conosciuta da noi, però è il leader in Spagna, con doppio disco da 320 mm e i cerchi tubeless senza camera d'aria, molto sicuri su strada. Proseguendo, altre cose molto importanti sono le mappe motore, abbiamo ride by wire anche qua con 3 mappe di serie più Rarelli optional. Cambio a 6 marce che può essere dotato però optional di quick shift, e guardate che razza di forcellone c'è in una struttura molto importante in alluminio. Finisco velocemente la carrellata su questa moto con una nota che ha soltanto lei. Cerchio posteriore per gli amanti del fuoristrada è da 18 pollici, mentre le altre due ce l'hanno da 17. Per quanto riguarda il prezzo lo vediamo dopo, però diamo subito la parola a Gix con la Adventure. Allora, la GS 850 Adventure, come vi dicevo all'inizio,
è una costola della GS 750 e 850 che sono arrivate nel 2018. Chiaramente questo modello invece è 2019 che sostituisce la precedente Adventure. Totalmente nuova la moto perché il serbatoio non è più sotto la sella, ma è stato spostato nella posizione tradizionale e nella versione Adventure contiene 23 litri. Nuovissimo il telaio, non più a traliccio ma in scatolato di lamiera, e soprattutto è nuovo il motore, sempre un bicilindrico fronte marcia con imbielaggio a 270, quindi un V90 gradi virtuale, prodotto in Cina da Longchin su un progetto chiaramente BMW. E qui, caro Andrea, ci sono tutta una serie di accorgimenti tipo la distribuzione derivata dalla S1000RR per esempio, quindi insomma un motore comunque raffinato, la frizione assistita, 95 cavalli a 8250 giri per quanto riguarda la potenza, coppia di 82 Nm a 6250 giri. Completiamo il discorso ciclistico per dirvi che all'avantreno c'è ruota da 21 con 17 al posteriore, cerchi a raggi ma per pneumatici tubeless, quindi grande sicurezza, sospensioni di escursione più lunga rispetto alle vostre moto, Andrea, perché qui abbiamo una forcella rovesciata da 43 non regolabile e con escursione di 230 mm, da 215 mm la sospensione posteriore con un mono centrale ma privo di articolazione progressiva. Sella da 875 mm, ma poi ci sono chiaramente le varie opzioni da 8,10 a 8,90. Io vi ho raccontato le mie sospensioni, andrò avanti su altre cose, ma le vostre invece come sono fatte, che escursione hanno? Bravo che l'abbiamo dimenticate, Nico. Qui sono 170 mm sia davanti che dietro, regolabile la forcella e l'ammortizzatore, forse l'ho già detto, sia nel precarico sia in estensione. Ah però, KTM ha un po' di escursione in più, siamo 200 mm davanti e dietro, però non regolabile la forcella, ma vi dico come va in fuoristrada dopo. E l'altezza della sella, che non ho detto prima, è regolabile su due livelli, 83 o 85 cm. Grazie Gix, a te. Completo solamente per dirvi che non vi avevo detto quanto pesa questa moto, che a secco, dichiarati, sono 221 kg, chiaramente quindi più delle altre versioni precedenti. Rispetto alla GS 8,5 qua avete un manubrio un pochino più alto, quindi più adatto anche alla guida in fuoristrada, poi altre cose di equipaggiamento che vi diremo. Anche in questo caso abbiamo ABS e controllo di trazione regolabile, ma non correre ABS e non controllo di trazione in curva, che ci sono solamente nel pacchetto Dynamic. Questa moto ha, ma sulla moto di serie non ci sono. La strumentazione, questa è una TFT 6,5 perfetta, ma chiaramente non c'è nella moto standard. Mi attacco un'altra volta a Gix, che quando dice le cose della BMW mi fa venire in mente le cose della KTM. La KTM è l'unica delle tre ad avere di serie il cornering ABS. Detto questo, cominciamo con i voti? Va bene, cominciamo con l'ergonomia come sempre. Ergonomia, BMW voto 8,5, è la più corretta nelle varie relazioni manubrio, sella, pedane, non è difficile anche perché è la più grossa e quindi c'è più spazio per organizzare le cose come si deve. Solo mezzo punto in meno per KTM, 8, quindi un voto molto buono. L'abbiamo tolto questo mezzo punto perché la sella è un pochino più bassa, pedane quindi un pochino più vicine, quindi un pochino meno versatile in base alle varie altezze dei piloti. E 8 anche la Moto Guzzi, perché la V85 TT ospita benissimo in sella, c'è un'ottima triangolatura e un sellone che ti permette di muoverti abbastanza bene davanti e indietro. Comfort per la BMW 8, un bel voto, però mi aspettavo di più. Quello che un po' manca è il riparo dall'aria e questa sella dell'Adventure è un po' piccolina, è un po' sottile e quindi non così confortevole. Perché questa appunto è la versione rally e quindi è una sella su un piano che è un pochino diversa. E in effetti anche KTM viene un po' penalizzata dalla sella che ha una seduta un pochino più dura e quindi da un punto di vista del, diciamo, del comfort e quindi anche del riparo aerodinamico, che poi non è così eccellente anche se questo cupolino è alto come potete vedere, passa al 7,5 come voto, che è ancora buono ma insomma non altissimo. Moto Guzzi 8 perché è molto comoda, vi dicevo prima della sella, questa sembra quasi una sella da cruiser, pedane con la gommina, c'è tutto quello che serve, però l'unico limite arriva dal cupolino. Anche in Sardegna l'avevo trovato basso e la situazione si risolve mettendo il cupolino Touring. Voto 8. Prossima voce, Gix? Prossima voce, passeggero. Passeggero, ai ai ai. Come siamo messi col passeggero, Gix? Ma allora io ho fatto un giro sulle tre moto, Bravo. guidate da voi, quindi per capire un pochino le differenze, e devo dire che da un punto di vista proprio di ergonomia, di posizione di guida, di posizione come passeggero, la BMW è la moto migliore e quindi gli darei un voto più alto, se non fosse che appunto la Rally ha questa sella un po' più piccolina e quindi questo ci frega un po' e quindi si becca un bel voto 8. Lo stesso voto 8 se lo trova anche la Guzzi, che vediamo un pochino più in qua, che ha da parte sua una sella molto comoda, ma le pedane un pochino più avanti, un pochino più alte rispetto al BMW. Quindi se diciamo che quell'altra se avesse la sella di serie sarebbe un pochino meglio.
Mezzo punto in meno ancora, quindi 7,5 per KTM, che in questo caso è una sella abbastanza ampia, buone maniglie, ma pedali un pochino troppo alte, quindi quando acceleri tendi ad andare un po' indietro. Bisogna abbracciarsi al pilota, se sei simpatico, ma non è il tuo caso. Grazie. Bravo Gix. Strumentazione e comandi, comincio io con BMW, che è il voto più alto, 9, perché l'optional naturalmente costa caro, però il TFT di 6 pollici e mezzo averne, e poi tutto il resto è al posto giusto, come tradizione BMW, curatissimo, di alta qualità. Sì, KTM ha da parte sua una TFT standard da 5 pollici, completa come informazioni, un pochino più piccolina, quindi di leggibilità leggermente inferiore. Leve regolabili in alluminio ben fatte anche i comandi a pedali. Gli interruttori non sono però molto intuitivi, quelli dei menu, perché regolano le varie funzioni della strumentazione, e quindi per questo io do un voto un pochino più basso, do un voto 8. Con Moto Guzzi siamo a 7,5, però direi che un 7,5 quasi vicino all'8, perché la strumentazione TFT è di serie, ha l'unico difetto che è piuttosto piccolina, lo schermo è piccolo, quindi la leggibilità potrebbe essere migliorabile. I blocchetti sono molto particolari come disegno, ma sono chiari e semplici da utilizzare, e le leve sono regolabili, quindi nel complesso siamo messi bene anche qui. Capitolo finiture, insomma sulla Guzzi il progresso si vede, è costruita meglio di un tempo, soprattutto c'è più attenzione nel passaggio dei fili elettrici, le cose sono rifinite meglio dal punto di vista delle superfici, soprattutto in relazione anche al prezzo d'acquisto, quindi la Guzzi prende un bell'8. 8 anche KTM, puntavo all'8,5 perché comunque c'è per esempio uno spettacolare manubrio, il forcellone è bellissimo da guardare, mediamente tutti i comandi, le cosine sono curate come si deve, però non mi convincono tante le plastiche, sono tante superfici in plastica e ho la sensazione che deperiscano un po' in fretta sotto il sole. Troppa plastica, quindi 8, che comunque è un bel voto. BMW svetta, costa anche di più, le diamo un bel 9, anche lei ha tanta plastica perché ad esempio la cover del serbatoio ovviamente è di questo materiale, però è curata anche nei dettagli, abbiamo una bella protezione d'alluminio per il motore, lo stesso paratelaio paramotore con questo tubolare ben fatto, tubolare anche posteriore, in questo caso c'è uno scarico a Krapovic che ovviamente ragazzi non è di serie, poi anche le verniciature del motore sono belle, leve, regolabili, c'è tutto quello che serve a un prezzo alto, comunque è fatta bene, 9. E poi? Prezzi e dotazioni. Sono stato molto buono con le finiture della BMW, però adesso zaccheten, una bella batosta sul prezzo, perché ragazzi lei parte da 13.990, la versione Adventure della GS 850, però questa Rally con questa bella colorazione costa 300 euro in più, ma se la volete con tutti i pacchettini, quindi sospensioni ESA, mappe motore aggiuntive e tutto quello che può essere montato su questa moto, come ad esempio la strumentazione TFT che diceva prima Nico, arriviamo a 19.300 euro, quindi il 40% in più, giusto Gix, rispetto al prezzo di listino, quasi 20.000 euro. Quindi, voto 7 perché siamo buoni oggi, 7. KTM do 7,5, il prezzo è 12.699, 12.7, il prezzo non è male ed è soprattutto da considerare il fatto che qui c'è il cornering ABS che è l'unica ad averlo. La Moto Guzzi in questa colorazione costa 11.590 euro, quindi è la più economica dell'8. Ricordiamo che ha l'albero di trasmissione a cardano, quindi insomma questa è una questione di pregio in più, però purtroppo ha anche i cerchi non tubeless e questo ci piace un pochino meno. Per cui alla fine gli do un voto 8 che compensa le due cose. E passiamo ai consumi, parliamo di consumi di questo test fatto di passo allegro, quindi non diciamo i consumi che potete vedere uno per uno fatto dal tanchetto. Quindi il consumo medio del test di oggi con la Guzzi 15,9 km al litro. Voto 7, non di più. Ma vai piano la prossima volta. Nico? Sta dietro a voi. E invece no, KTM qui merita di più, ho fatto 18,7 km con un litro sul nostro passo del test, ripeto piuttosto sportivo, voto 8. 8 però, invece a lei do il voto come la Moto Guzzi 7 o 7,5 hai dato? 7 perché ha fatto consumi molto simili, 16,2 km con un litro e come ha detto Gix sono consumi non eccezionali, però in queste prove anche col fuoristrada, siamo andati in fuoristrada sul misto, prima, seconda, belli allegri, sono consumi importanti ma secondo me molto buoni, soprattutto la tua caro Nico che sei andato molto piano. Sì, sarà quello. Diciamo soprattutto che se uno tiene un passo più tranquillo migliorano nettamente, quindi questo diciamo, non sono da moto che bevono a questo punto.
Poi quella è quasi un Euro 5, attenzione, quindi diciamo già con un motore molto avanzato. Ma anche questi sono motori pronti per l'Euro 5. Adesso, dopo la GoPro, diamo anche un voto velocissimo al comportamento nel misto delle nostre tre amiche. BMW ha un voto molto alto, un bel 8,5 l'abbiamo dato, perché c'è soprattutto tanto equilibrio. È vero, c'è un po' di trasferimento di carico perché, come diceva Maurizio, 230 mm di escursione sulla forcella non regolabile si sentono, ma è una forcella che a me nel complesso è piaciuta, perché c'è una prima parte un po' morbida, però poi lavora bene. Frenata classica BMW, potente ma modulabile alla perfezione, bravi i nostri Brembo, e il motore va bene. Cambio con l'assistenza elettronica molto preciso, soprattutto nella guida sportiva, e il motore ha un'ottima erogazione ai medi, non strappa assolutamente, vero Gix, neanche ai bassissimi non c'è uno strappo di catena di trasmissione o un trascinamento di cambio. È un gran motore, allunga fino a 9000 giri, quindi il motore nel misto mi è piaciuto e ci si diverte. È una cammellona perché è tanto grossa, però l'8,5 glielo do tutto. Gix, tu hai dato un voto molto simile. Sì, un voto alto perché questa è una moto sul misto stretto in particolare, divertentissima perché è la più leggera, ha un baricentro molto basso, non ha una forcella molto controllata in affondata, però alla fine la guidate in maniera molto sportiva, molto bella, sembra quasi una supermotard come dicevamo prima quando chiacchieravamo tra di noi, motore bello pronto, anche se un pochino forse fin troppo, un 8,5 se lo piglia tutto nel misto. E può essere considerata, aggiungo soltanto una cosa perché me l'ha ricordata nel misto, l'erede dell'SMT 990, ed è una cosa che fa senso perché quella era una moto col 17 anteriore, questa col 21, ma è un 21 con quel peso lì che la rende velocissima. Nico? Beh, la Guzzi sicuramente nel misto dà un sacco di soddisfazione, anche lei merita un bel voto perché comunque 8 darei, è un bel voto. A favore gioca una bella forcella, ben frenata e rigorosa, i freni che funzionano bene, la ruota da 19 che comunque dà una bella agilità, però per contro il motore è quello meno esplosivo, è un motore appunto che non allunga tantissimo, che non ha neanche tutta quella cavalleria che hanno le concorrenti, e poi c'è anche il cambio che qualche volta nel misto dà un po' fastidio perché non è precisissimo. Quando non si tira, abbiamo detto, è un po' incerto, si punta un po' qualche volta. Comunque 8 perché la moto dà un sacco di soddisfazione. Bene. Però non si usano soltanto nel misto le moto di questa cilindrata, sono perfette anche in città rispetto alle mega endurone 1003 di cilindrata. Come vanno nella città? Nico? Allora, in città la Guzzi merita 8, sicuramente è la più bassa, è quella che fin dall'approccio ti dà subito una bella confidenza, quindi piace, se la cava benissimo, è stretta, piccolina. L'unica cosa, anche qui in città, gli toglie quel mezzo punto, è il cambio, perché appunto quando si va adagio si usa pochissimo il motore, il cambio è un po' lento e un po' rumoroso, non dà il meglio di sé, quindi 8, comunque ottima per la città. E tu Gix? Caro Nico, in città vengono fuori anche le cose buone del misto, perché se parliamo di leggerezza abbiamo anche quella importante in città, il baricentro poi anche basso, quindi questo aiuta tanto, la sella non è assolutamente alta, il manubrio ha una bella leva, motore pronto, sospensioni che hanno una buona escursione per la città, nel traffico quindi si va veramente bene, 8,5. Ah però, BMW invece si prende 7,5, quindi è quella che viaggia più bassa rispetto alle concorrenti, ha un motore molto dolce, le sospensioni vanno benissimo sul pavé, comandi morbidi, cambio preciso, va tutto bene, però ragazzi è una moto che pesa più di 220 kg a secco e poi è bella alta e corpulenta, si dice, giusto Nico? Corpulenta? Sì, corpulenta, quindi cicciona. È un po' cicciottella, bisogna stare attenti nelle manovre nel traffico, nei parcheggi, è una gran moto, meglio se siete come Gis, belli alti, belli robusti. Soprattutto robusti. Autostrada. Autostrada, la Guzzi merita 8, a livello di sella relazione perfetta, molto confortevole, abbiamo visto anche per il passeggero tutto sommato. Quello che manca per poter arrivare a un 8,5, che magari da quelle parti c'è, è il fatto che il riparo dall'aria è un po' troppo esiguo. Qui un cupolino un po' più ampio sicuramente ci voleva per una moto che appunto vuole essere sì una maxi enduro ma con una vocazione più turistica della nostra. Questo per me. Gix? Sull'autostrada qua invece KTM mi è piaciuta molto perché comunque il motore allunga bene, la posizione è quella corretta anche per resistere al vento, anche se il cupolino effettivamente nonostante sia così alto un po' di turbolenze le crea e quindi soprattutto se avete il casco col frontino qualche disturbo alla testa ve lo dà. Però diciamo che un 8 glielo si dà volentieri a KTM in autostrada. Col vetro alto la BMW sarebbe di più ancora rispetto al voto che abbiamo dato, che il voto era Nico? 8,5. Bravo, risposta esatta.
cupolino che è regolabile, però se lo mettete così non ripara niente. Se lo mettete così ripara un po' meglio, perché? Perché siete seduti qua sotto, quindi siete belli coperti dalla moto, che la sua larghezza in città, che era un po' fastidiosa, in autostrada vi ripara alla grande. Quindi 8,5, e poi il motore 95 cavalli corrono, quindi tenete i 130-140 indicati quanto volete. Adesso tengo la parola io, perché mi gonfio anche un po', perché si va in fuoristrada. I voti però ve li do in fuoristrada, non qua. Ma lo facciamo andare fuori strada o no? Ma sì, è un po' un tacchino, ma vadi pure in fuoristrada. Vado, Perfetto. ciao, io vado in fuoristrada. Bravo, perfetti. Secondo te, Nico, cosa avrà combinato il nostro perfetto? Sentiamolo, appena arrivato, stanchino. Vai, perfetto. Ehi, vai perfetto, non li vedete Nico e Gix con la magliettina, belli riposati e anche un po' abbronzati oggi. Sono andate bene perché, come ha detto Nico, ma anche il buon Maurizio Gissi all'inizio della prova, sono moto con filosofie molto diverse. Enduro classica, enduro bella arrabbiata e enduro da viaggio. E mi hanno stupito, mi sono piaciute molto in fuoristrada. Vi dico subito che il voto più alto, era facile prevederlo, va alla KTM perché è molto leggera, piccola, un motore esplosivo, e queste gomme Avon sono andate bene su asfalto perché fate dei grandi piegoni, e anche in fuoristrada questo vuoto dà tanta trazione, e le sospensioni non regolabili mi sono piaciute. Quello che diceva Gix dell'affondamento nel misto in fuoristrada non si sente, anzi è una bella forcella da 43 VP sostenuta, e in fuoristrada si fa davvero forte. Non pensate che sia una moto sfigata. L'Adventure è un Adventure col 21 e se la gioca ad armi pari con i mostri sacri come Africa Twin, quelle moto lì, GS 850, giusto? Sì, Nico ha detto di sì. Quindi voto 9, la frenata modulabile, i controlli, le mappe in off-road va bene, e soprattutto si può gestire bene la potenza anche senza il controllo di trazione inserito. Quindi, visto che è una comparativa Max Enduro, il fuoristrada conta tanto, un bel voto, un bel 9. Cos'altro dirvi di questa moto? È leggerissima, sembra di guidare un 450, e Nico mi dice di tagliare, tagliamo sulla Moto Guzzi. Moto Guzzi si prende, ve lo dico, vi anticipo i voti, si prende 8 a pari merito con la GS. E voi dite, ma come, la GS Adventure Rally prende lo stesso voto della Moto Guzzi bassa, pacifica? Sì, perché hanno un approccio diverso. Questa è una moto che si merita 8 per chi vuole fare fuoristrada facile, non vuole fare avventure chissà che cosa, vuole andare a fare gli sterrati magari con la moglie, con le valigie, e si comanda molto bene. Nico, cosa mi suggerisci? Disinserisce. Bravo, disinserite sempre tutto in fuoristrada, ve lo consiglio. Il motore è molto dolce, non è un motore velocissimo, non venite su con la cattiveria della KTM ma anche con quella della BMW, venite su sicuri, molto facile, baricentro basso, le sospensioni, la Kayaba va bene. Volete fare fuoristrada facile, non diventare matti con selle alte così, pesi, serbatoi, la Guzzi fa per voi. 8. Brava Moto Guzzi, avete scelto una filosofia diversa che dice la sua. E BMW? La BMW è grossa, è proprio una roba grossa. Però l'8 se lo merita perché ha l'ergonomia che era ottima, abbiamo dato un voto altissimo su strada, ma vale anche per il fuoristrada. In piedi si guida bene, siete belli in avanti col peso. Il motore e le mappe, sorpresa, la mappa enduro non mi è piaciuta perché rende il motore troppo dolce in uscita di curva e non arriva alla potenza che serve a sgommare un po', a chiudere le curve. Quindi mappa stradale va benissimo, controlli disinseriti, sospensioni che lavorano bene, me ne ero già accorto nella prova in Spagna, ve l'avevo detto, è una moto che va molto bene. Ho trovato un difetto abbastanza grosso nelle gomme, le Anaki 3 su asfalto oggi mi sono piaciute, in fuoristrada invece dietro fa fatica proprio a scaricare la potenza, però voto 8. Adesso però le usate un po', il sole è ancora alto, io vado a farmi un altro giro, se i fuori di campo là mi danno l'ok, posso fare? Dai, un giretto. Ascolta, 5 minuti. 5 minuti, dai, 5 minuti. Quale mi date? Dite voi, quale, non voglio preferenze, quale prendo? BMW che è la prima, così vai e torni in fretta. Tu cosa dici? Ok, sono sempre d'accordo con Gis. Vai. Passaggio, vai. Oh, però veloce, eh? Veloce. Dai. Veloce. E come volevasi dimostrare, perfetti, tac, ha voluto strafare e le moto le ha distrutte. E noi adesso? E adesso ci tocca andare a casa a piedi, tant'è che lui l'abbiamo messo il castigo, guardalo là, Somaro!
È uno scherzo ragazzi, le moto sono andate benissimo. Non ci sono perché sono tutte per voi. Qua sotto nei commenti sul canale YouTube di Moto.it e iscrivetevi. Giusto? Giustissimo. E fatelo, mi raccomando. Ciao a tutti. Alla prossima! Ciao!